Un saluto a tutti da Gid, una bella giornata, siamo qui con il nostro DJI Air 3 e oggi porteremo sul canale una esperienza nuova, cioè un'esperienza di salita in alta quota. Dovremmo fare questo tipo di esperienze, cioè portarci a quote molto elevate, innanzitutto perché il DJI Air 3 è un C1, quindi non ha un limite a 120 metri di altezza dal punto di decollo, ma a differenza di altri droni non ha nemmeno il limite a 500 metri, quindi noi andremo ad alzare ancora di più questa quota, la porteremo al massimo, cioè a 1000 metri, e percorrendo molto da vicino il bordo della montagna saliremo e vedremo dove ci porterà. Ok, quindi andremo adesso a impostare un settaggio importantissimo, che è quello fondamentale per poter superare determinate quote di volo. Andiamo a cercarlo nella scheda sicurezza, dove abbiamo già attivato ovviamente i sensori di evitamento ostacoli. Andiamo a salire, lasciamo stare l'altezza di ritorno, mentre l'altitudine che vediamo qua la portiamo al massimo, cioè a 1000, e siamo pronti al decollo. Ok, eccoci quindi di fronte alla prima parete che andremo ad affrontare. Terremo sempre sotto controllo ovviamente l'altimetro, che vediamo qua in basso a sinistra. Una cosa importante da sapere è che questo drone, essendo dotato di doppia ottica, e quindi in questo momento stiamo lavorando con 24 mm grandangolo, quindi, ma possiamo anche switchare su un 70 mm, potremo avere la distanza effettiva del nostro drone dal suolo, o dal punto più vicino comunque dove troviamo la terraferma. Questo per quale motivo? Perché il 70 mm è sì uno zoom rispetto al 24, che è un grandangolo, ma potremmo avere la percezione della reale distanza alla quale ci troviamo rispetto al suolo, in quanto l'ottica da 70 mm restituisce una visuale praticamente identica a quella dell'occhio umano. Adesso andremo a fare una prova, vediamo, qui sembra una distanza discreta, ci troviamo già a 300 metri innanzitutto. Andiamo a switchare sul 70 mm e vediamo questi alberi come verranno visti dal drone. Ed ecco che siamo passati alla visione con l'obiettivo da 70 mm e vedete che siamo veramente molto vicini alla parete. Nel frattempo continuiamo a salire, vi faccio vedere anche qualcosa di più lontano. Nel frattempo continuiamo la nostra salita. Ecco la strada che prosegue sulla valle. Molto bene, stiamo continuando a salire. Siamo già quasi in punta alla prima parete. Torniamo sulla visuale normale, eccoci qua, sembra di essere lontani, ma in realtà non lo siamo dalla montagna. Questa è la cresta che andremo a seguire per portarci vicino a quella guglia. Ok ragazzi, siamo già a 780 metri.
Vediamo cosa c'è da quest'altra parte. Dovremmo trovare un lago, eccolo. Andiamo a vederlo con lo zoom. Ecco quindi il lago visto con lo zoom. Adesso guardiamo sotto di noi. Quindi questo è lo zoom 70, ma in realtà è la distanza effettiva che abbiamo dal terreno. Siamo abbastanza vicini, ovviamente, alla montagna per rimanere nella legalità. Ci spostiamo ancora. Bene, e qui direi che siamo veramente molto vicini ormai alla nostra destinazione finale, cioè volevamo avvicinarci a questa guglia. Abbiamo percorso un dislivello di quasi 1000 metri, adesso andremo ancora a salire quel pizzico che ci porterà veramente vicino ai 1000 metri di dislivello. Siamo partiti da quota 1600 e la guglia si trova poco sotto i 2600 metri. Allora controlliamo l'altimetro, siamo già oltre i 950. Quindi un ultimo colpetto allo stick verso l'alto, ci avviciniamo ai fatidici 1000 metri di dislivello. Direi di fermarci leggermente prima, qua va benissimo, 9,96, direi che va bene così. E mantenendo la quota qui ci siamo spostati lungo la cresta, tornando verso il punto di partenza. Guardiamo anche verso il basso, così vi faccio vedere esattamente il punto dal quale siamo decollati, e andiamo a rientrare. E mentre ci troviamo qui nelle ultime fasi di discesa, vi ricordo che su questo canale troverete sempre nuove esperienze riguardanti il mondo dei droni, quindi test, consigli pratici, tecniche di volo, esperimenti vari. E quindi sarebbe graditissimo un vostro piccolo contributo con un like o un'iscrizione a questo canale per far sì che possa continuare a esistere e a crescere. Al nostro rientro abbiamo trovato anche ad attenderci delle simpaticissime mucche, quindi un saluto dalla mucca Carolina e da Gid, e alla prossima!